Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi faremo insieme una coroncina che renderà felici i nostri piccolini. Oltretutto è un lavoro semplicissimo da fare, molto scorrevole e facilissimo. Dai, allora iniziamo subito. Come potete vedere sto utilizzando un filato di cimiglia con all'interno un filino dorato, un piccolo laminato quasi impercettibile che dà un effetto cangiante con la luce. Utilizzerò un uncinetto numero 5. Questo lavoro si sviluppa su multipli di 12 catenelle, quindi vi consiglio di fare delle prove aumentando di 12 in 12 e vedendo, insomma, facendo delle prove intorno alla circonferenza della testa, soprattutto perché probabilmente utilizzerete, perché no, anche un filato differente, più fino o più spesso. La stessa cosa per l'uncinetto, potreste usare un uncinetto più grande o più fino, quindi andando avanti di 12 in 12 capirete le vostre esigenze. Dopo aver fatto 60 catenelle vado a chiudere l'ultima maglia sulla prima con una maglia bassissima. Ora che ho chiuso ad anello vado a svilupparmi l'altezza con 3 catenelle e sopra ogni punto vado a fare una maglia alta. Dopo aver chiuso con una maglia bassissima sulla terza catenella iniziale del giro vado a fare 4 catenelle. Adesso faccio una maglia alta doppia nella terza maglia alta sottostante. Procedo con 2 catenelle ed una maglia alta doppia nella stessa maglia di base di prima, ma non la chiudo e vado a fare un'altra maglia alta doppia a distanza di altre 2 maglie, quindi nella terza maglia successiva, e vado a chiudere tutto insieme. Mi sono distanziata, adesso vado a fare altre 2 catenelle, maglia alta doppia nella stessa maglia di base di prima, sempre non chiudendola. Proseguo con un'altra maglia alta doppia nella terza maglia alta di base e poi chiudo tutto insieme. Vado avanti così rivedendomi fino a fine giro. Una volta chiuso il giro, sempre con una maglia bassissima, salgo con 3 catenelle. Questo è un giro di sole maglie alte e ne andremo a fare 2 a cavallo dell'archetto e una al vertice del triangolino sottostante. Mi ripeto così per tutto il giro: 2 a cavallo dell'archetto e una al vertice del triangolino. Vado a chiudere nella terza catenella iniziale e poi proseguo con il prossimo giro. Una catenella e una maglia bassa nel primo punto sottostante. Poi da qui vado a fare 5 catenelle, salto 2 maglie di base, nella terza maglia, nella quarta maglia e nella quinta maglia vado a fare 3 maglie alte doppie, rispettivamente ognuna in un punto, ma le vado a chiudere tutte insieme. Adesso faccio 8 catenelle, salto solamente una maglia di base e nella seconda, terza e quarta maglia di base vado a fare rispettivamente una maglia alta doppia in ciascun punto, chiuse insieme esattamente come quelle precedenti. Adesso faccio 5 catenelle, salto 2 maglie di base e vado a fare una maglia bassa nella terza maglia sottostante. Ok, adesso andiamo a riprodurre per tutto il giro questo motivo, partendo dalla maglia bassa, 5 catenelle, le 3 maglie alte doppie chiuse insieme, le 8 catenelle, le altre 3 maglie alte doppie chiuse insieme, le altre 5 catenelle e la maglia bassa.
Per il prossimo ed ultimo giro invece vado a fare sopra ogni archetto, partendo dal primo a destra, 6 maglie basse, poi passo al successivo archetto, 5 maglie basse, 5 catenelle e 5 maglie basse, poi passo al terzo archetto verso sinistra e vado a fare 6 maglie basse e poi proseguo così, mi ripeto, per tutto quanto il giro. Dopo aver concluso, nascondiamo bene i fili e non ci rimane altro che inamidare. Ovviamente ci si può sbizzarrire con delle belle ricche decorazioni, perché no? E dopo aver stirato questa bella corona ci ho applicato dei punti luce blu, così che possa essere gradita sia da un principino che da una bella principessina. Spero che questa idea vi sia piaciuta. Se è così fatemelo sapere mettendo un bel like ed iscrivetevi per ricevere le notifiche quando usciranno tutti i miei nuovi video. Grazie per essere stati con me, un bacio, alla prossima!